Ragazzi, oggi dobbiamo andare a sostituire la cinghia di trasmissione per anzianità e per usura su uno Sposter. Vi facciamo vedere esattamente come si fa, vi daremo due nozioni, due trucchetti per far sì che possa essere tirata e tensionata al meglio e sostituita in sicurezza. Quindi andiamo sulla moto. Guanti nuovi, vuole metterli? Allora, abbiamo bisogno del carrellino, ovviamente delle chiavi inglesi a pollici. Essendo una moto che è datata, quindi è del 2001, sicuramente troveremo qualche paciocco di bulloni che sono metrici, imperiali e via dicendo. Ok, prima cosa, via marmitte. Ora, per forza di cose, dovendo andare a sostituire la cinghia che passa esattamente dentro al semicarter del motore, dobbiamo tassativamente andare a liberare perlomeno la prima parte. Quindi andremo a togliere la marmitta del cilindro posteriore, non toglieremo del tutto la pompa del freno, onde evitare di dover spurgare nuovamente e far tutta la lavorazione di ripristino della pompa, ma andremo semplicemente a spostarla. Tanto una volta che riusciamo a togliere il carter siamo più che a posto. Ecco il primo problema. Vita brugola con la 13. Carter della marmitta. Ovviamente ogni volta che andiamo a togliere il carter della marmitta, essendo che la marmitta è calda, bisognerà sempre andare a lubrificare leggermente le fascette, altrimenti rischiamo di spanarle, spaccarle al posto che svitarle. Quindi, onde evitare di buttare via fascette, non fascette, tempo e imprecazioni, andiamo a dare sempre un po' di svito. Andiamo a dare un po' di svitol sui bulloni della testa in modo tale da non rischiare di spanarli. Madonna, è un casino, ragazzi, con qualcuno che ti riprenda. Solo il entrare nel... capisci? E deve essere anche naturale. Bravo. Se no, fammi incazzare, ti tiro una marmitta, è naturale. È naturale che ti tiro una marmitta. Sì, tuo coglione e l'altro coglione, tutti e due coglioni. Io qua sto perdendo soldi, perché io qua avevo pagato ora. Oh, togliamo sta marmitta. Cazzo vuoi fare? Devi fare così. Bisogna sempre dare il tocco. Tolta. Vuoi che te la tiro? Mi sembrava. Ora, pompa del freno. Vamos. Ora abbiamo un po' de merdas, perché dobbiamo andare a togliere anche questo scarico, perché mi sono ricordato solo adesso che abbiamo il bullone lì. Quindi iniziamo ad andare a togliere i boulons. Giustamente ci diranno: ma se confondi i bulloni, come fai poi a riconoscerli? Esperienza. Porco Giuda. Poi, ragazzi, 3/4. Allora, si chiamano SST. Se non avete un SST, un dispositivo ultra tecnologico per poter eseguire la lavorazione, non fatela. Perché se volete fare a casa una cinghia, vi sto facendo vedere come si fa, dovete avere questo, un SST tecnologico di ultima generazione. Semplicemente che vi posso togliere la pompa del freno del mezzo ai coglioni, né più né meno. Quindi l'andate a agganciare dove volete, dove vi pare e piace, che non rompa le palle. Almeno siete tranquilli e comodi nel lavorare. Ora, piccolo particolare. Il trucco più semplice, più veloce per andare a togliere le marmitte dal collettore maschio e femmina, dove non hanno guarnizione, quindi sono acciaio su acciaio, è quello di asolarlo leggermente. Sviti un po' di più la fascetta, cerchi, senza andare a piegare nulla, di fargli fare un pelo di gioco in modo tale che riallarga il semicono, chiamiamo così, anche se in verità è un cilindro, e lui poi, senza svito, senza niente, esce perfettamente. Poi, carterino. In questo caso di questa moto andiamo a cambiare la cinghia, non per usura, ma per anzianità. La cinghia è ancora abbastanza bella,
non ha denti mancanti, le pulegge non hanno, abbiamo già ispezionato prima, ma essendo che è una cinghia che ha più di 20 anni, dobbiamo per forza di cosa andarla a sostituire. Adesso dobbiamo andare a allentare la ruota, quindi dobbiamo allentare i registri, li allentiamo tutti, totalmente. Ora, il dubbio è questo. O vado a mano, cosa che mi rende uomo, o visto che ho speso 2000 euro di attrezzatura, usiamola. 2000 newton di potenza. Attenzione ragazzi. Arrivati a questo punto, abbiamo solo ed esclusivamente più una cosa da dover e poter fare. La cosa importantissima che bisogna fare è spingere avanti la ruota, che non va. Porca merda. Allentiamo ancora un pelo. Infatti, vedete, il perno si è sfilato, si è sbloccato, è andata. Ora ragazzi, la cinghia è tolta. È tolta. Facciamo vedere la cinghia. Queste cinghie qua le andiamo a cambiare solo solamente, come dicevamo prima, per vecchiaia, perché è una cinghia secca. Lo si vede perché internamente si screpola. Quando tu la tiri tende a screpolarsi totalmente. Tutti i punti si vede che la cinghia tende a screpolarsi. Si sta letteralmente slacciando da tutte le parti. Tolto il fatto che gli ha girato qualcosa sopra, quindi gli ha dato fastidio qualcosa. Ma in questo caso qua, via ragazzi, cinghia nuova. Io ho già contato i denti. La lunghezza possiamo calzarla, quindi la rifacciamo passare nell'ammortizzatore e nelle pulegge. Ora dobbiamo andare a regolare la cinghia. Allora, il tiraggio della cinghia è fondamentale per far sì che la cinghia non si vada a usurare. Se la cinghia gira perfettamente dritta, ti durerà, come dice Harley, tipo i 100.000 km, i 20 anni, 15 anni che possono essere. Ma se abbiamo una cinghia che gira storta, ma non è la cinghia gira storta, la puleggia gira storta rispetto alla cinghia, tenderà a farmi lavorare la cinghia in maniera elastica sempre di più, ogni giro, ogni dente in maniera proprio esponenziale. Quindi dobbiamo assolutamente assicurarci che la cinghia non sia troppo tirata. Tra averla troppo tirata o troppo lenta è meglio averla un pelino più lenta, perché una cinghia troppo tirata mi potrebbe fottere fisicamente i cuscinetti della ruota se sono fortunato, i cuscinetti del pignone del cambio se sono un pochino meno fortunato. Quindi la cinghia deve essere tensionata giusta. A differenza delle moto giapponesi non hai i numeri o le tacchette sul forcellone, quindi andiamo fisicamente a misurare il bullone che manca. Io faccio due misure: il bullone che esce fuori dal registro da una parte all'altra, e poi per sicurezza cerco tramite un calibro di prendere il fulcro del bullone, il centro proprio preciso e perfetto del bullone, e misurarlo sul forcellone. Quindi ora avvicino i registri da liberare il bullone e andiamo a misurarlo. In questo caso noi abbiamo la cinghia che è nuova con le pulegge vecchie, quindi inevitabilmente nell'arco di pochi chilometri, qualche migliaia di chilometri, l'interno della cinghia andrà a usurarsi quel minimo come i denti dei pignoni. Vedete che non sono nuovi, quindi in automatico la cinghia andrà a lavorare su questi denti, si consumerà quel minimo per assestarsi. Una volta che fa quei 1000-2000 km dobbiamo rivedere la moto per riuscire a ricontrollare la cinghia, perché andando a consumare quel minimo di dente su tutta la circonferenza della cinghia e dei pignoni dobbiamo andare a ritirare, perché sicuramente diventerà molle. Quindi andiamo a dargli la prima tirata, prendiamo il calibro e vediamo di regolarla. Per la tensionatura della cinghia, ragazzi, ci sono 3 modi per poter fare. Il primo è uno strumento che ti dà Harley per controllare fisicamente la tensionatura della cinghia. L'altra metodologia, che è quella che uso di più, è quella di andare fisicamente a toccare la tensionatura della cinghia. La cinghia è elastica, quindi anche se io la tiro come una corda di violino, a muoverla avrà sempre gioco, per forza di cosa. Ora vi faccio vedere tirandola come una corda di violino, io riesco comunque a farla muovere. Il trucco è quello di sentire che stai iniziando a lavorare sulla sua elasticità e avere anche quel minimo di gioco che ha la cinghia quando fa pancia. Quindi non vai fisicamente a sforzare la cinghia, ma senti che non ha neanche gioco, quindi non è neanche troppo morbida. Con un minimo di manualità si può arrivare a questo gioco. Il terzo metodo, ragazzi, che è quello più semplice, se le moto non sono particolarmente modificate, che vanno a togliere la protezione della cinghia,
abbiamo un oblò, questo qua è l'ispezione. Senza sforzare la cinghia dobbiamo andare a misurare solo e esclusivamente il suo gioco, e il suo gioco della cinghia deve stare dentro questa finestrella. Se siamo troppo o troppo poco, noi dobbiamo far lavorare tutta la finestrella. Quindi se la cinghia, senza sforzare ma muovendo semplicemente con 2 dita la mano, non riusciamo a muoverci dentro tutta la finestra, dobbiamo mollare leggermente la cinghia. Se invece vediamo che, sempre facendo il movimento senza sforzare più tanto, vediamo che la cinghia invece va oltre la finestra, quindi mi tocca sulla parete, in questo caso qua si vede che ha già passato, quindi era già molle in precedenza, dobbiamo andarla a tirare per far sì che il suo gioco rientri esattamente nella finestrella. Una piccola premessa, ragazzi: la tensionatura della cinghia va sempre fatta con moto sul cavalletto, non il cavalletto centrale ma il cavalletto laterale, in modo tale che il peso della moto vada a incidere sul gap degli ammortizzatori, sul morto, come si dice in gergo, degli ammortizzatori, e in automatico ho il tiraggio perfetto della cinghia. Ok, dovremmo esserci, quindi possiamo riniziare a montare. Ricordiamoci che la cinghia al momento gli abbiamo dato la prima tirata, devo ancora metterla giù, fissare l'ammortizzatore, fissare tutto, e poi allora possiamo fisicamente dare l'ultima tirata vera e propria della cinghia. Tranquilli, non lo vado ad avvitare con la pistola. Chiuso. Avendo rimesso l'ammortizzatore, possiamo togliere il cavalletto e andare a far appoggiare la moto per terra. Quindi, marmotta. Ok, l'SST, ragazzi, non bisogna perderlo. Questo vi farò anche vedere per cosa lo uso, perché lo uso per spurgare i freni e rimane una bomba. Ok, montato i ripari, abbiamo montato tutto. Giusto per farvi vedere, questo qua è il tiraggio della cinghia. Noi abbiamo una cinghia che sta sul punto più basso. Senza andare a sforzare, dobbiamo lavorare su tutta la finestrella. Sentiamo che, superata la finestrella, iniziamo proprio a sentire la cinghia che si sta tensionando e sta andando letteralmente a lavorare sull'elasticità. Quindi quello è il punto troppo alto, troppo tirato. In questo caso invece noi lavoriamo su tutta la finestrella, la cinghia non è né troppo tirata né troppo lenta, sta facendo tutto il suo iter. Ovviamente da qui a 1.000.000-2.000 km andremo a richiamare il cliente, gli ordiniamo al cliente quando gliela consegniamo che dobbiamo andare a rifare la tensionatura, così siamo a posto. Ragazzi, fateci sapere se vi è piaciuto questo video, se è stato utile e se, spero, qualcuno possa far comodo fare questo tipo di lavorazione a casa. Ovviamente sarà molto più economica rispetto che portarlo a un meccanico. Fate attenzione a quello che fate. Se avete dei dubbi o via dicendo, come state già facendo anche sui social, scriveteci, nei ritagli di tempo cercherò di rispondere più o meno a tutti quanti. Questa è solo esclusivamente la cinghia di uno Sposter. Fateci anche sapere se vi interessa di vedere un video tutorial, tra virgolette, delle altre cinghie, quindi quelle dei motori dal 1340 a salire, al di fuori dello Sposter, quelle che hanno tutto il carte della primaria da dover smontare. Se volete altri video particolari, nel limite del possibile cercheremo di accontentare più o meno tutti, a meno che non ci chiediate di trasformare un dragster in uno Sposter, lì sarà difficile, ma ci stiamo lavorando. Ragazzi, è stato un piacere, è stato bello, e like in primis, e seguite il canale. A voi non costa niente, a noi ci può aiutare a facilitare questo tipo di lavoro. Quindi ragazzi, alla prossima!